Anche per il cesto lavoriamo a spirale e iniziamo con un anello magico. Vi lascio qui di lato lo schema scritto dei primi 8 giri. Nel giro 9 lavoriamo un punto in ogni punto, ma lavoriamo prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Nel prossimo giro facciamo una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo nel punto successivo, ma anziché lavorare un punto basso normalmente, lavoriamo un punto pieno. Vuol dire che entriamo al centro della V del punto basso e lavoriamo un punto basso e ripetiamo una catenella, salto un punto pieno. E ripetiamo così per tutto il giro. Andiamo avanti a lavorare giri come questo per tutta l'altezza che vogliamo per il cesto. Una catenella, saltiamo la catenella sotto e nel punto basso lavoriamo un punto pieno. Ho lavorato fino al giro 19 ripetendo un punto pieno, una catenella, salto un punto. Ora lavoriamo un giro in cui lavoriamo un punto pieno nel prossimo punto pieno, 7 catenelle, saltiamo 5 punti, la catenella, un punto pieno, la catenella, un punto pieno, la catenella e nel successivo punto pieno lavoriamo un punto pieno. E ripetiamo una catenella, salto un punto pieno per 9 volte. Nove, 7 catenelle, saltiamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo un punto pieno. E ripetiamo una catenella, salto un punto pieno, in totale per 8 volte. Nel prossimo giro lavoriamo 9 punti bassi nell'archetto, saltiamo questo primo punto, la catenella e nel successivo punto pieno lavoriamo un punto pieno e ripetiamo un punto basso nell'archetto, un punto pieno, in totale per 7 volte. Saltiamo il prossimo archetto, il punto pieno e lavoriamo direttamente nell'archetto 9 punti bassi. Saltiamo questo punto pieno, l'archetto e nel successivo punto pieno lavoriamo un punto pieno e ripetiamo un punto basso nell'archetto, un punto pieno, in totale per 7 volte. Tagliamo il filo lungo
Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto basso che abbiamo lavorato nell'archetto. E torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto. Dietro facciamo un nodino e il cesto è pronto. Per fare l'erba usiamo lo stesso schema che abbiamo usato per il cestino, lavorando dal giro 1 al giro 8. Poi tagliamo il filo, lo infiliamo in un ago senza punta e appiattiamo il gradino della lavorazione a spirale facendo la chiusura invisibile. Saltiamo il punto successivo e entriamo in quello dopo. E torniamo al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. In questo modo il numero dei punti rimane lo stesso. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per la carota in un anello magico lavoriamo 4 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Nel giro 2 lavoriamo un aumento e 3 punti. Attenzione che quando facciamo pochi aumenti nel giro, il lavoro tende a chiudersi su se stesso e all'esterno rimane il rovescio. Dobbiamo girare il lavoro in modo che il dritto dei punti rimanga all'esterno. Nel giro 3 lavoriamo i 5 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. Nel giro 4 lavoriamo un aumento e 4 punti. Uno, 2, 3, 4 e nel prossimo giro lavoriamo i 6 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 6 lavoriamo un aumento e 5 punti. 1, 2, 5 e tagliamo il filo un po' lungo. Riempiamo la carotina con un po' di ovatta. Per le foglie della carota tagliamo dei pezzetti di filo verde e con un pezzetto un po' più lungo li annodiamo. In questo modo formiamo un nodo un po' grosso.
Con un ago senza punta chiudiamo il foro che rimane qui su, passando attraverso tutti i punti che rimangono. E prima di tirare il filo inseriamo il nodino dei fili verdi. E tiriamo. Ripassiamo il filo tramite qualche punto. Tagliamo i fili alla stessa lunghezza e la carotina è pronta. Per quanto riguarda il cesto, possiamo riempire semplicemente con ovatta, oppure se volete che la base del cestino rimanga più piatta, potreste usare il coperchio di un vasetto che abbia più o meno la dimensione che serve. In questo modo la base rimane perfettamente piatta e possiamo riempire il cesto con l'ovatta. Per cucire l'erba al cesto usiamo il filo del cesto e lo portiamo un paio di giri più in basso, perché cuciremo su questo giro di punti. E qui annodiamo. Per cucire sul cestino entriamo sui punti bassi, questo, 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 mentre sull'erba passiamo sotto la catenella di un punto, saltiamo il successivo e usciamo in quello dopo. E qui sul successivo punto basso. Sull'erba rientriamo nel punto da cui esce il filo, saltiamo il successivo e andiamo a quello dopo. E qui sul punto basso e andiamo avanti così, tirando bene il filo. Questa cucitura la dobbiamo tirare in modo che il risultato sia questo, senza tirare troppo, altrimenti arricciamo il cestino all'esterno, a meno che non sia un risultato che volete, dargli un po' di curvatura qui e poi che si riapra. Andiamo avanti a cucire tutto intorno e prima di finire la cucitura riempiamo con l'ovatta. Con gli spilli fissiamo la testa del coniglietto nella posizione che preferiamo e con qualche punto cuciamo.
Con qualche punto cuciamo le carotine, potete mettere tutte le carote che volete e per esempio un fiorellino. Per fare questo fiorellino in un anello magico ho ripetuto 3 catenelle, un punto bassissimo per 5 volte. E anche per oggi abbiamo terminato. La nostra nuova decorazione pasquale è pronta e vi devo dire che questo coniglietto mi piace tantissimo, lo trovo super dolce e espressivo, ma non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, oppure facendo tutte e due le cose. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!